Ciao amici, come va? Spero tutto bene. Oggi vi racconto di come sono riuscito a catturare il pesce dai 10.000 lanci. Sto parlando del Muskellunge o Muskie, questo maxiluccio nordamericano a cui ho dato la caccia durante tutta la mia permanenza in Canada. Se avete già visto il primo episodio dedicato alla ricerca di questo predatore avrete capito tutta la difficoltà che c'è nel catturarlo e non a caso lo chiamano il pesce dai 10.000 lanci. Tutte le giornate spese in barca a lanciare esche artificiali non sono servite a nulla, non sono riuscito a prenderne uno. Fatto sta che i maschi in Canada si trovano in diversi fiumi e canali e uno può anche tentare l'ardua impresa di catturarlo da riva. Ho girato in lungo e in largo con la mia bici per gli specchi d'acqua di Ottawa, alla ricerca dei migliori spot da maschi, sia seguendo i consigli dei pescatori che incontravo, ma anche leggendo i forum online. Senza farlo apposta è successo tutto per gradi e il primo step è stato vederlo. Proviamo questo spot sconosciuto. Acqua nera come sempre qui in Canada. Ondulante per iniziare. Si è intrecciato al primo lancio, che quindi diventerà un top water. No, muskie. I'm believing. Get them here too. There. Everywhere here. I'm not kidding you, man. I've caught over 300 muskies here. Wow. I lived here 10 years now. Do you think it's better to stay deep or? I don't even know anymore because it's been 10 years now. I've seen everything, man. This is a sucker. Oh yeah. He doesn't have the big scales. Doesn't have the big scales. That's true. But it's the same. Different. It's got the same mouth. Yeah, the mouth is the same. Yeah. And they get big and fat. Like these things here, they'll get fat. Oh, really? Yeah. Did you feel something? Here? Oh. Amici, oggi sono stremato, ho fatto non so quanti chilometri in bici, ho pedalato per 2 ore cercando nuovi spot, ma purtroppo niente. Questo muskie non esiste qua, non esiste, è una leggenda. Ora sono nello spot in cui spero di prenderlo un giorno prima di andare via. Farò il calasole qua, farò qualche lancio iniziando con una swim bait, light bait 140 Molix. Dai, una bella colorazione così, una caramellina così, che non se la posso mangiare. Non so se sono arrivato a 10.000 lanci, ma ci siamo quasi. Eccolo. Forse. Niente gioie, niente gioie.
Diverse sessioni sono passate senza la minima interazione. I maschi c'erano ma non volevano mangiare. Allora a un certo punto ho deciso di entrare ancora di più nel loro mondo e di visitare qualche negozio locale di pesca. Sono appena tornato da 2 negozi di pesca per capire quello che si usa qua di esche artificiali per catturare questi signori qua che mi stanno facendo dannare. Ho comprato queste che sono chiamate blades, che sono praticamente dei rotantoni con doppia paletta e delle code super sgargianti che fanno molto attrito in acqua, e poi i classici Medusa in versione micro, però queste arrivano anche a 30 e passa centimetri di lunghezza, perché non ho l'attrezzatura adeguata per lanciare quelle più grandi, ma possono andare bene secondo me. Ora è pomeriggio, c'è molto vento, però penso che farò un altro giro. Maxi rotantone in corrente, scelgo te! Aiga. Ultimo lancio. Oggi iniziamo da qui. Maschi. Andato via. Già subito interazione, cioè interazione, l'ho visto, stava qua fermo sotto, gli ho messo la gomma davanti e non se l'è cagata, anzi è scappato via. Quanto sono difficili sti pesci. Ci tornerò dopo. Ok, altro giro, altra corsa, altro cappotto. Sorry? I'm trying so hard to catch one. It seems impossible. Il problema non è che non ci sono questi maschi, il problema è che non mangiano, non vogliono mangiare sulle esche artificiali. Questo si recupera così, a gercate, oppure anche regolare. Comunque sempre in maniera più veloce rispetto a come uno pesca i lucci. Ehi! Porco! Mangiata! Mangiata! Quello era un fottuto maschi. Poi gliel'ha mancato il mio pike jerk. Peccato, c'era così vicino, però non l'ha mangiato, cioè non l'ho sentito in canna. Spesso mi portavo dietro 2 combo, la combo pesante per i maschi e la combo da light, per cercare di prendere qualsiasi altro pesce avesse voglia di mangiare le mie esche artificiali. Non avrei mai pensato fosse così difficile tirar fuori qualsiasi pesce dagli spot cittadini di Ottawa, ma ad un certo punto qualcosa doveva succedere. Proviamo un'eschina miniaturizzata da maschi, Blade. Ci voglio credere fino all'ultimo, ma sto ormai cominciando a desistere.
Qui ho trovato questo ponte, sotto i ponti di solito gira pesce. Iniziamo questa sessione con non troppe pretese, ma sempre con la speranza. La cosa strana è che non vedo nessuno che prende qualcosa. È un posto in cui tutti pescano, ma a parte i bluegill non prende niente nessuno. È poco pescoso come posto, mi è stato confermato anche dai locali. Molto poco pescoso da riva, per qualsiasi specie, non solo per il musky. Oh, un rotante, un Mepps tra l'altro, bello, con il cavetto d'acciaio, fantastico. Questo spot ha prodotto solamente un rotante. Ok, questo è un altro spot che mi interessa, proviamo pure qua. Vai, ti prego. Nada. Non lo so, non sono fiducioso. Pure questo posto mi piace. Vabbè, faccio qualche altro lancio con la blade, poi cambio e mi metto un po' al light. Almeno lì spero di prendere qualcosa. Mettiamo i Vehog della Veo Design. Ora approccio puramente da bass fishing. Dai, si muovono pure da Dio. Regalami un pesce. Pesce, bello. Bello, bello, che mangiata. Vediamo cos'è. No, dai, però ha rotto, ha spaccato. Chissà che cazzo era. Sto amareggiatissimo. Riproviamoci. Altro pesce. Questo salta, sembra come l'altro, non si deve slamare però. Oh, se tira, sarà uno smolly. Oh, piano. Grosso, Cazzo è un musky. Oh, è un musky che l'ha preso. È un musky. Porca troia, sono andato pure dentro l'acqua. Ecco perché tirava così tanto. Che sfiga, cazzo. Che sfiga. Comunque un bello smolly sul Vehog l'abbiamo preso. A questo punto mi viene il dubbio che anche il primo che ho rotto sia stato dovuto all'attacco di un musky. Questo è il giorno in cui ho quasi preso un musky a light con il vivo non voluto. Il sogno è arrivato a 2 centimetri da me, ha mangiato un bel smallmouth bass che avevo preso e se avessi avuto il guadino l'avrei preso. Peccato, cazzo. Per quanto gli sto dando la caccia, me lo sarei meritato secondo me. È stata comunque una bella scena perché vedere l'atto della predazione
per eccellenza di un musky, è stato figo. Ormai avevo a disposizione pochissimo tempo prima di ripartire, ma per fortuna le cose sono andate nel verso giusto. Ci morirò in Canada, io ve lo dico. I livelli sono più alti oggi e non c'è nessuno perché piove, solo gli stupidi come me ci provano. Partiamo facendo qualche lancio al solito. Oggi positive musky attitude, oggi lo prendo. Proviamo al light. Possibile che qua non riesco a prendere niente di interessante? C'è una bellissima buca. Saranno microbus. E vai, cazzo. Roba piccola. Mettiamo un Rashad. Con il mio Rashad da 3 pollici inizio a sondare bene la buca, ma ho solamente timide tocche da parte di micropesci. Così spengo la GoPro per salvare la batteria, ma in un istante allamo un piccolo smallmouth e prima di tirarlo fuori qualcosa di grande se lo mangia. Ma che c***o è? Ma che c***o è? Ha preso un maschio anche questo. Ha preso un maschio anche questo. Ma questo non lo tiro fuori, sto light 0,20. Non lo tirerò fuori mai. Non l'ho allamato sicuro. Sta tenendo il pesce. Ma che c***o fa? Ma dai, incredibile. L'ha ripreso. Sti pesci. Riuscirò a prenderne uno? È tutto inutile, non ha preso l'amo. Ha preso l'amo.
sta qua. Preso! Preso! Un musky! Porca come cazzo è possibile che non ha tagliato? Ragazzi, non ci credevo più, guardate che mostro! Che cazzo di mostro ho preso! Un musky spettacolare! L'ho preso a ultralight, si è mangiato il mio smallmouth, ero sicuro di non averlo allamato, invece ha allamato in punta. È un po' messo male, da un lato. Dall'altro è bellissimo. Ragazzi, dall'emozione non ho fatto il video del rilascio, ma ho fatto un time warp. Non so che è successo alla GoPro. Che emozione! Ho urlato come un matto fino adesso. Ma è una cosa incredibile, è una cosa pazzesco. È pazzesco come sia rimasto allamato per un labbro preciso. È saltato tutto fuori dall'acqua per venire a prendere il mio smallmouth dopo che l'aveva mollato una volta. No, che figata, che figata! Guardate l'amo. Ragazzi, che emozione. È incredibile come in tutte queste sessioni i maschi si siano attivati soltanto nel momento in cui avevo agganciato un altro pesce con l'attrezzatura da light, in due momenti distinti. Stavolta però sono stato più fortunato e sono riuscito a catturare il pesce dei miei sogni. Avendolo misurato con la canna, poi l'ho stimato essere più o meno lungo 1 metro. Questa è stata l'avventura perfetta, una sorta di metafora della vita. Step by step, con tantissimi sforzi, sono riuscito a costruirmi questa cattura. Un musky preso da solo, da riva, con attrezzatura da light. Davvero non avrei potuto chiedere di meglio. La mia felicità quella sera in quell'angolo di Canada ha raggiunto una vetta importantissima. Grazie mille per la visione, spero che il video sia piaciuto anche a voi. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, sapete che per me è molto importante e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!